Allora, buongiorno e ben trovati su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Oggi faccio il video sull'uso, diciamo, del distorsiometro o distorsimetro, diciamo che dir si voglia. Spero di non legarmi troppo, come al solito, diciamo, nelle spiegazioni, e quello che vi volevo dire è che io vi farò vedere come uso io il distorsimetro e come mi hanno insegnato tantissimi anni fa, diciamo negli anni 70, a usarlo a scuola. E praticamente le misure che si fanno col distorsimetro e compagnia cantante alla fine sono sempre le stesse, non è che sono cambiate. Un appunto, io uso un distorsimetro dell'HP che all'epoca costava quanto un'automobile. Ora molti usano per fare le misure audio dei software. Allora io non li uso perché sono, diciamo, all'antica, non uso neanche il monopattino. Non perché non ci so andare, perché proprio non lo uso, al limite una moto da cross, ma no il monopattino. E quello che volevo dire è questo qui. Le misure fatte con i software, usando un computer, diciamo, mi piacciono poco. Allora, se si parla di software professionali e di hardware professionali, tipo il Clio, per esempio, che costa svariate migliaia di euro, non per il costo, ma perché non danno solo il software, danno il software e danno anche un hardware che è a bassa distorsione, sia il generatore che c'è dentro, sia, diciamo, tutti gli ingressi sono calibrati e hanno bassa distorsione, per quello che costano parecchi soldini. Poi ci sono dei software che fanno un po' tutto ora e che si mettono sui computer. Allora non ho simpatia contro quei software lì, non ho niente, volevo dire, contro quei software lì, ma non l'ho nemmeno in simpatia, perché se sono per fare delle misure hobbistiche vanno bene. Se bisogna fare delle misure dove ci vogliono delle apparecchiature ovviamente certificate, non vanno bene. Cioè vuol dire che comunque sono software che danno un'idea, ripeto, quelli amatoriali, quelli da usare il portatile o il computer di casa. E software professionali, ripeto, perché magari non vorrei venire frainteso, come il Clio, che hanno sia hardware che software, fanno delle cose veramente fantastiche, grafici e tutto, e compagnia cantante, come dico io. Mentre invece quelli che si usa il computer di casa, ovviamente viene da sé che il computer di casa non può avere né un ingresso microfonico né un'uscita della scheda audio a livello di un apparecchio tipo l'HP che ho io o tipo il Clio professionale. Sicché lo dico avanti perché magari qualcuno poi viene fuori, sì, ma ora ci sono dei software che li attacchi a qualsiasi computer e fanno già tutto. No, sono come il monopattino. Se uno compra delle cose professionali, ovviamente fa delle misure serie, se no sono altre misure che uno le può fare, ma a livello hobbistico. A livello hobbistico vanno, diciamo, benissimo, ma non sono misure effettive perché il computer di casa non è calibrato e pertanto le misure che otterremo sono misure, non voglio dire empiriche, ma se misuriamo due amplificatori, uno distorce di più, uno distorce di meno, sì, ci dice veramente che uno distorce di più e uno distorce di meno, ma se dobbiamo misurare la distorsione di un amplificatore e avere la precisione assoluta, ovviamente il computer di casa non ce lo può dare, e questo ce lo daranno i software e le macchine, diciamo, e l'hardware professionali, ripeto, tipo il Clio, non che c'ho nulla, non ho mai usato il Clio, però so che è il primo nome che mi viene in mente, è uno dei più diffusi, e pertanto io, voglio dire, sono all'antica, continuo a usare l'analizzatore di spettro buonanotte, e pertanto io sono all'antica e continuo a usare i misuratori di distorsione classici come l'HP che ho io o il Bonton che ho io. E seguite il video e vedrete quello che combino, se combino qualcosa di buono o no. Ciao a tutti!
Eccoci qua, come promesso vi faccio il video su come si misura la distorsione di un amplificatore e cosa si può vedere eventualmente da un analizzatore audio come questo qui, che è un 8903B dell'HP, che per molti è ritenuto uno dei migliori prodotti sull'audio che ha fatto l'HP. Anche questo qui sopra è sempre un misuratore di distorsione, ma visto che misureremo solo su un canale, useremo questo qui dell'HP. Questo sopra è un Bon-Ton, non so come si pronuncia precisamente, comunque è di un'altra ditta inglese, credo che sia inglese. Comunque noi useremo questo qui di sotto. Useremo come oscilloscopio invece per visualizzare le forme d'onda useremo praticamente questo qua, che è un Rode Schwarz LRT 2002. Ho usato questo anche se magari di solito uso quelli analogici perché mi piacciono di più, semplicemente perché è collegato a un computer, l'ho collegato e così sullo schermo si vedrà, diciamo, meglio invece che inquadrare con la telecamera, perché il monitor, come vedete qui, è pieno di riflessi, ovviamente, e torna peggio. Allora, prima di dare la via alla misura, a farvi vedere la misura, c'era stato un problema. È una settimana circa, qualche giorno insomma, che ci lavoro, perché praticamente usando un amplificatore troppo buono succede che si vede male alcune cose, diciamo la distorsione è bassa, il residuo che andremo a analizzare è basso e magari io che lo conosco lo vedo, ma chi non è, diciamo, non dico esperto, perché io non sono esperto, ve lo dico sempre, io sono uno come voi che forse so qualche cosina di più, ma non posso insegnare niente a nessuno, anzi, come si dice, queste misure di distorsione ora che si proverà a fare è quello che di solito faccio io, non è un insegnamento, diciamo. A chi gli piace la vede, chi fa di meglio ovviamente è meglio per lui, insomma. Comunque dicevo, siccome usare un amplificatore troppo prestante si sarebbe visto male, alcune cose che dopo vi voglio far vedere, non ve le anticipo, allora che ho fatto? Ho costruito questo cosino qui, usando del materiale, diciamo, di un po' di recupero, tipo questi due transistor qui sono due transistor sola, come si dice, due scinesate che non hanno nessuna caratteristica di quella che dovrebbero avere, e infatti questo apparecchio qui, questo qui è la brutta copia, diciamo, che era, ci ho fatto delle prove, poi vi farò vedere anche l'originale quando lo finisco di montare nel mobile, che è un progetto che ho iniziato tempo fa, poi l'avevo abbandonato, ma lo voglio finire con voi. Dunque questa è la copia, diciamo, del Mark 100, la copia del Mark 100 che produceva Gianni Vecchietti negli anni 80, l'amplificatore da 100 watt RMS, veniva usato anche nelle balere, in certe stanze grandi, e insomma stava acceso a giornate, e ce n'è ancora alcuni in giro che non si sono ancora guastati, anche se non avrà, diciamo, delle caratteristiche di alta fedeltà eccelse, la distorsione è sullo 0,1%, roba del genere, però è un apparecchio che comunque è robusto. Io un finale stereo lo finirò insieme con voi. Comunque, diciamo, questo qui ho assemblato questo amplificatore qui, dove i pilota non sono quelli che ci dovevano andare, dove ho tenuto volutamente basso il filtraggio degli elettrolitici, dove ci ho messo questi due transistor che non tengono nemmeno l'acqua, come si suol dire, e infatti l'ho alimentati, invece che a 47-48 volts come dovevano essere alimentati, l'ho alimentati a 25, se no saltano, se si arriva a 30 saltano.
E poi che ho fatto? Questi qui sono i fili, diciamo, della bassa frequenza, che non sono ovviamente fili della bassa frequenza, quello è chiaro, però perché? Ho fatto in maniera che captino del residuo d'alternata, anche se a cose normali non si sente con una cassa, per esempio, o si sente poco poco, però diciamo potrebbe essere un residuo d'alternata che fa parte del disturbo d'alimentazione, che fa parte di tante cose, o che perché è schermato male l'apparecchio, sicché ho simulato questa cosa qui utilizzando questi, cioè circa 15 cm di fili cavetti normali, e poi dopo sono attaccati a un cavo schermato. E niente, diciamo il dissipatore ovviamente se fosse per i 100 watt non va bene, ma non va bene neanche per questo, che mi pare arriverà a una ventina di watt. Però per fare la prova va bene così, se no ci vuole un dissipatore molto più massiccio. Comunque ho fatto questo amplificatorino qui in maniera che, non essendo perfetto, si riesce a capire meglio quello che vi voglio spiegare, diciamo quello che voglio condividere con voi. Sicché un attimino cambio l'inquadratura e si riparte. Allora, eccomi di nuovo qua. Dicevo, le misure che si possono fare su un amplificatore audio sono tante. C'è la misura della distorsione di fase, c'è la banda passante e compagnia cantante, diciamo, c'è tante cose, oltre alla distorsione armonica che andremo a misurare oggi. Oggi ci soffermeremo sulla distorsione armonica praticamente. La distorsione armonica totale, perché questo è un misuratore che va a misurare la distorsione armonica totale, il famoso THD. Vediamo un attimino cosa vi posso spiegare di questo apparecchio. Questo apparecchio ha anche un generatore di bassa frequenza a bassissima distorsione che non useremo oggi perché userò un altro apparecchio, in maniera che posso introdurre volutamente della distorsione per farvi vedere la differenza tra quando non c'è distorsione o quando ce n'è poca, a quando diciamo ce n'è parecchia. Comunque questo qui praticamente, da qua possiamo regolare la frequenza di uscita di bassa frequenza del generatore, qui regoleremo l'ampiezza, e poi fa altre funzioni, fa anche da wattmetro volendo, si misura in questa maniera qui il vero valore efficace e qua misura diciamo la distorsione vera e propria. Qui abbiamo dei filtri che ora li escludiamo, dove c'è un filtro a 80 kHz, se ci fosse delle autooscillazioni o roba del genere, questi due filtri qui le individuano praticamente, perché le sopprimono e ci accorgiamo se ci sono o se non ci sono. Questa qui è la misura pesata, praticamente simula la risposta dell'orecchio umano. Infatti, premendo poi questo tasto, la misura di distorsione si abbassa, la lettura si abbassa, perché questo simula l'orecchio umano, che diciamo non è perfetto come una macchina. E questo qui invece è un filtro passa-basso che taglia praticamente le frequenze, scusate, questo qui è un filtro passa-alto che taglia tutte le frequenze sotto i 400 Hz. È utile per individuare se ci sono dei residui, diciamo, di alternata. Allora, la prima cosa comunque, se attacchiamo un generatore qualsiasi per fare una misura a un distorsimetro, per esempio questo sotto non ha il suo generatore di frequenza, perciò questo qui sopra, perciò se dobbiamo misurare con questo dobbiamo sapere quanto è la distorsione dell'amplificatore, del generatore che andremo a collegarci, perché se no si somma a quella dell'amplificatore. Per esempio, se il generatore ha una distorsione di 0,1%, ovviamente se noi poi andremo a leggere 0,2% vuol dire che l'amplificatore ne distorge 0,1, perché l'altro 0,1 è intrinseco del generatore
stesso che andremo a usare, diciamo, esterno. Questo ha un generatore interno, ora l'attacco, l'ho già regolato per 1 volt picco picco, circa, per 1 volt RMS, scusate, stamani sono fuso, e qua leggiamo appunto l'uscita a 1000 Hz di 1 volt. Se prendiamo il tasto distorsione, abbiamo 0, la distorsione di questo generatore è 0,0070, sicché è una distorsione trascurabile e possiamo prendere le misure che facciamo se la distorsione dell'amplificatore è tipo 0,1, 0,2, 0,3%, possiamo prendere per buono quello che leggiamo, e se no andremo a sottrarre la distorsione del generatore stesso. Ora noi attacchiamo invece questo cavettino qui, che è attaccato praticamente a un wattmetro, è un carico fittizio, in maniera che l'amplificatore non tira il calzino quando gli diamo, diciamo, corrente. Allora, vediamo un attimino, inquadriamo l'oscilloscopio. L'oscilloscopio è qua. E alziamo un attimino il segnale d'ingresso dell'amplificatore. Praticamente ora siamo a 1 watt di uscita. 1 watt di uscita, questa è la sinusoide, è praticamente, a vederla, è buona. Ora un attimino vi metto. Allora, dicevo, la sinusoide è buona, purtroppo non ve la posso indicare, eccola qua, sì, col cursore del mouse. La sinusoide, a vederla, è buona. La distorsione che abbiamo, la vedete qua su, praticamente è 0,12 circa, e stiamo lavorando, diciamo, con 1 watt in uscita dell'amplificatore. Se noi chiaramente aumentiamo il segnale in ingresso, aumenta ovviamente il segnale in uscita, ora siamo a quasi 2 watt, la sinusoide, come si vede, è sempre abbastanza buona, cioè è buona, e la distorsione, se vedete su dal distorsimetro, è salita allo 0,1%, praticamente è salita, è rimasta costante allo 0,1%. Ripeto che oggi sono un po' fuso, non ci fate caso. Noi continuiamo a aumentare, diciamo, la potenza di uscita dell'amplificatore, inviandone più segnale all'ingresso, perché l'amplificatore lì non ha ovviamente un controllo di volume. E arriviamo fino al momento che si va, diciamo, in clipping con l'amplificatore, e come vedete ora è salita, questa volta è salita veramente, siamo a 0,19, sì, che siamo quasi allo 0,2%, e siamo circa a 15 watt, ora siamo allo 0,2%, saliamo ancora, seguitelo ancora il video, perché così ora sembra un attimino noioso, ma dopo vi faccio vedere, appena si è finito questa premessa qui, vi faccio vedere delle cose interessanti. Comunque ora siamo a 20 watt e l'amplificatore, diciamo, lavora ancora bene. La distorsione ora siamo allo 0,25%, aumentiamo ancora e presto l'amplificatore inizia già un attimino qua a vedersi qualcosa. Si vede un leggero picco qua in questo punto, inizia a distorgere. Infatti inizia a distorgere perché andrà in clipping. Per assurdo, voglio dire, la distorsione ora siamo solo a 0,4%, 0,04, la distorsione in questo punto qui preciso è scesa, perché eccolo qua, e invece ora siamo andati in clipping, siamo a circa 27 watt e la distorsione è salita di botto a 1,45, 1,5. Sicché abbiamo notato che a 25 watt la distorsione praticamente è più bassa che a 20 watt. Però questo non vuol dire che non abbia problemi, diciamo, l'amplificatore. Vedete, sono ritornato a 25 watt e è scesa allo 0,035. Però non vuol dire che non abbia problemi l'amplificatore. Comunque, diciamo, per una media di questo amplificatore è 0,15 di distorsione. E una cosa che
vi faccio notare è che la sinusoide, diciamo, a vederla è buona, sicché solo con l'oscilloscopio si vede veramente poco, e l'analizzatore, il misuratore di distorsione, a questo punto ci avrebbe dato solo dei numeri, 0,1, 0,050, è bello, abbiamo, diciamo, la nostra misura della distorsione, ma vista così, diciamo, alla fine ci dice poco. Ci dice tanto, perché se vogliamo collaudare un amplificatore e sapere che distorsione ha, ci dice tanto, ma ci dice poco perché alla fine ci ha detto poco, ci ha detto solo dei numeri, non ci ha dato delle indicazioni per come l'amplificatore possa andare o meno. Ora noi portiamo l'uscita dell'amplificatore, ora la calo un attimino così ghiaccia, poi porterò l'uscita dell'amplificatore intorno, diciamo, a 1 watt e andiamo a vedere la forma d'onda, anzi ce lo lascio subito, andiamo a vedere la forma d'onda e andiamo a vedere delle altre belle cosine che allora ci diranno delle cose di più di questo amplificatore. Allora, la forma d'onda è questa, e la forma d'onda, vediamo, ecco qua, a vederla, è buona. Ora siamo a 2,91 volt RMS, che corrispondono a 2,91 per 2,91 diviso 8, che è il carico, siamo a circa 1 watt, 1 watt e 0,5, infatti il wattmetro mi sta segnando 1 watt. Ora, una cosa interessante di questi misuratori qui, vediamo un attimino, di questi, si vede, sì, di questi misuratori qui, è che hanno un'uscita dietro, che ora non si vede, è dietro, e da questo cavettino qui in nero io sono andato sull'altro ingresso dell'oscilloscopio, che in questo momento era disattivato. Ora lo attiviamo un attimino. Allora, andiamo a attivare il canale 2 dell'oscilloscopio, dove questa forma d'onda qui verde è praticamente il segnale, è la distorsione, sicché l'abbiamo misurato, ora stiamo misurando circa 0,15 di distorsione e ci dice che è una distorsione dello 0,15, ma non ci dice granché, mentre invece questo segnale verde, dicevo, è praticamente il residuo della distorsione levato dalla fondamentale. Sono tutte quelle frequenze in più che ci sono, diciamo, tolta la fondamentale, sicché questa è la distorsione. Allora, guardando questa forma d'onda qui, si può vedere che ci sono diverse cosine. Tanto per iniziare, c'è tutta questa, diciamo, traballio della forma d'onda che dice che c'è un pochino di residuo, diciamo, da alternata, perché balla, è sotto, diciamo, una frequenza di rete intorno a 50 Hz. Se io premo questo tasto qui, praticamente questo movimento qui si calma un poco, ovviamente non si toglie del tutto, però vedete, diciamo, è meno veloce, è meno, rispetto a prima è meno veloce. Poi abbiamo tutto questo frastagliamento di questa forma d'onda. Questa forma d'onda qui vuol dire che, siccome siamo in laboratorio, ho usato ovviamente dei cavetti, un pezzo non schermato, sta captando delle frequenze, anche degli oscillatori switching, diciamo dell'alimentatore del computer e compagnia cantante, che è questa cosa, questo frastagliamento qui che ci sono, che è questo qui. Se io ora premo questo tasto sull'analizzatore sull'analizzatore audio, praticamente come vedete, questo frastagliamento, diciamo, se n'è andato, e sempre se premo metto e tolgo, diciamo, il filtro a 400 Hz, questa forma d'onda qui un pochino si calma rispetto a come, diciamo, a come si muove se non lo premo. Che abbiamo visto che comunque all'uscita dell'amplificatore una delle cose che c'è
è un'armonica, delle armoniche diciamo a alta frequenza sopra i 30 kHz, e c'è un residuo di alternata sotto i 400 Hz. In più vediamo un'altra cosa, vediamo. Se andiamo a vedere questo picco qui e questo picco qui, nonostante la forma d'onda sia bella a vedere, in realtà c'è un difetto di crossover, praticamente nell'incrocio, vediamo se riesco a alzarlo. Eccola qua. Praticamente all'incrocio della sinusoide c'è il famoso difetto di crossover, che è il difetto di crossover è l'entrata in conduzione di un transistor rispetto all'altro transistor. Avete visto sull'amplificatore ci sono due transistor, e c'è una corrente di riposo che va regolata sugli amplificatori per far sì che praticamente non ci siano momenti morti. Qui, nonostante la forma d'onda a prima vista sembrerebbe bella, invece l'analizzatore ci dice che abbiamo una distorsione di crossover, sicché va regolato il bias dell'amplificatore, e dopo vedremo come farlo, diciamo, sparire. Sicché ci ha già dato poi questa forma d'onda che è in diciamo sembra un ottovolante, ci dice anche che ci sono vari tipi di distorsione, fra cui ci sono delle armoniche pari, delle armoniche dispari, e danno, diciamo, luogo a tutto questo movimento. Se fossero solo armoniche pari, questa forma d'onda qui, che comunque si è frastagliata perché c'è sempre ancora un disturbo che capta da qualche parte, questo frastagliamento qui è ancora un disturbo, diciamo, di alta frequenza. Comunque praticamente se ci fosse solo una forma d'onda pari, un'armonica pari, sarebbe una sinusoide più, diciamo, più simile a questa qui praticamente, anche se ovviamente sarebbe comunque una distorsione. Dopo ve lo faccio vedere. E sì che qui abbiamo visto che abbiamo la distorsione armonica, sì, ma abbiamo un bel difetto, diciamo, di crossover, che in questo amplificatore, se fosse riparazione, prima di consegnarlo, ovviamente va sistemato, nonostante che la distorsione sia comunque bassa. Allora, ora facciamo una cosa, vediamo un attimino. Introduco una distorsione voluta. Ho introdotto un bel po' di distorsione, siamo andati un attimino, siamo andati al 2%. La forma d'onda praticamente si nota un pochino che non è proprio perfetta, però diciamo a occhio non ci dice niente. Se andiamo a vedere il residuo, in questa maniera, vediamo qua, allora questo è sempre il difetto di crossover, che è qua, e casca in questo punto qui. E questa abbiamo introdotto una distorsione, un'armonica pari praticamente. Abbiamo introdotto un'armonica del secondo ordine, e come vedete un'armonica del secondo ordine è praticamente, a parte questo difetto qui che ripeto è crossover e non ci incastra con, se fosse perfetta qui l'armonica, cioè se fosse tarato e dopo lo tariamo in questo ce la farò a dire, questa cresta qui della sinusoide sarebbe perfetta. Come vedete è una sinusoide più o meno del doppio della frequenza di questa, e perché praticamente è la prima armonica, la prima armonica non esiste perché sarebbe la fondamentale, diciamo è la seconda armonica, sicché questi qui sono 2 kHz invece che 1000 Hz come quelli sopra. Se noi ora invece di questa introduciamo delle armoniche di secondo e di terzo ordine, di terzo e di quinto ordine, vedremo questa bella cosa qui, rispetto all'armonica che c'era solo di secondo ordine. Allora facciamo un passo indietro un attimo. Allora mettiamo solo un'armonica qui allora questa qui del quinto ordine la togliamo e lasciamo solo l'armonica del terzo ordine. Ecco, l'abbiamo tolta. Praticamente
e ripeto, a parte questo difetto qui che dopo lo togliamo, vi faccio vedere come toglierlo, questa qui è un'armonica, diciamo, del terzo ordine praticamente, sicché non è un'armonica pari, è un'armonica dispari. E se vedete rispetto all'armonica pari è fatta diversamente. Praticamente un'armonica pari comunque sia è di frequenza doppia o quadrupla eccetera eccetera, perché l'armonica pari chiaramente è la seconda, la quarta, l'ottava e via discorrendo, insomma, e sono armoniche pari, mentre quelle dispari la terza, la quinta, la settima e compagnia cantante. Allora dicevo, perché nelle valvole si dice che comunque il suono delle valvole è caldo e che un amplificatore a valvole, anche se distorce meno o distorge in maniera che dia meno noia di un amplificatore a transistor? Perché sembra, io non ho una grandissima esperienza negli amplificatori a valvole, però sembra che gli amplificatori a valvole diano una prevalenza, dico sembra, di uscita delle armoniche pari. Un'armonica pari praticamente è comunque accordata con l'armonica sopra e non produce, diciamo, dei segnali alla fine. Sì, c'è un po' di distorsione, ma non sono sgradevoli. Se andiamo a vedere l'armonica comunque di terzo ordine, invece, come vediamo, è tutta sgraziata. Prima di tutto perché è dispari, ma poi si vede anche dalla forma d'onda che non è di pari passo a quella sopra, è tutta, sembra le montagne russe. Allora a questo punto qui l'orecchio che l'ascolta sente delle frequenze che gli danno più fastidio, come se fosse un accordo sbagliato. È per quello che l'orecchio, diciamo, le sente più noiose. Allora mettiamo, oltre all'armonica del terzo ordine, mettiamo un attimino, aggiungiamo un'armonica del quinto ordine insieme. Allora, come avete visto, le sinusoidi che prima erano praticamente solamente sgraziate, ora si vanno a complicare ulteriormente le cose, diciamo in questo punto che doveva essere la sinusoide che continuava, anche se una è più alta, una è più bassa, abbiamo un'ulteriore deformazione della sinusoide, e questo, diciamo, è ancora più sgradevole. Se poi mettiamo sia armoniche pari che armoniche dispari, quello che si ottiene è questa cosa qui. Ovviamente questa è una distorsione piuttosto alta, se vedete su siamo intorno al 4%, sicché veramente alta, si comincia a vedere anche la sinusoide che, diciamo, è rovinata. Però per farvi capire quello che si può vedere con l'analizzatore audio. Ora ovviamente non arriveremo mai a queste distorsioni qui, ora le togliamo le distorsioni, ecco qua, le abbiamo tolte, sicché arriveremo a distorsioni che si vedono, diciamo, in questa maniera qui, e che però dalla forma d'onda ci fa capire comunque sia che ci sono dei problemi. Allora ora vediamo di risolvere il problema del bias. Se io mi trovo con un amplificatore che ha questi picchi qui, che finiscono qui e si è detto sono praticamente distorsioni di crossover, io lo posso fare, lo posso sistemare regolando il bias. Ora, se io mi capita un amplificatore che non so quant'è deve essere la corrente di bias, che faccio? Lo regolo al lume di naso se non ho, diciamo, strumentazione. Avendo un analizzatore di distorsione e controllando praticamente questa forma d'onda che è la distorsione, e dove vedo ovviamente questo picco qui, io posso aumentare piano piano la corrente tramite questo potenziometro qui, questo trimmer. Io ora lo girerò, vi faccio vedere l'oscilloscopio e lo
ruoterò fino a che la forma d'onda non va a sparire questo picco qui. Non proseguirò oltre, o altrimenti un pochino oltre, perché se no c'è una corrente di bias troppo elevata che non gli fa bene nemmeno quello, perché alla fine scalda l'amplificatore anche in assenza di segnale. Allora vediamo un attimino se sparisce. Vedete che cala. Allora così andrebbe bene. Se io l'aumento, come vedete, succede che, vedete, le forme d'onda un pochino fanno dei versi. Allora diciamo che io lo devo togliere e mi devo fermare qui. A questo punto non c'è più quella distorsione di crossover, anche se abbiamo lo stesso livello di distorsione. Se io ora torno indietro non è che aumenta poi la distorsione di tanto. Siamo a 1,3 circa. Se io la porto pari si va a 1,100. Ecco il telefono che ci rompe l'anima. Eccomi qua di nuovo, e mi ha interrotto il telefono un attimo. Comunque vi stavo spiegando della taratura del bias. Praticamente ritorniamo indietro un attimino e rivediamo la distorsione di crossover, che è praticamente questa qua. E date un'occhiata anche a questo numero qui, che è una distorsione ora di 0,10 circa, 0,1060, quello che è. E ora io piano piano aumento la corrente di bias, ma veramente di poco, fino a fare sparire la sinusoide, il picco sulla sinusoide, lo spike, come lo vogliamo chiamare, insomma. Sta calando. Lo facciamo sparire e se vedete da 1 e qualcosa che è da 0,1 che era, siamo passati a 0,09. Lo facciamo ancora sparire, 0,09. Se io proseguo, vedete, riaumentato, siamo a 0,10, sicché il punto migliore per regolare il bias è che non si veda lo spike lì, ma che la distorsione rimanga più bassa un attimino prima di rialzarsi, sicché praticamente la distorsione migliore è quando siamo qui. Si è rispostato il trimmer. Ecco qua, questa qui, siamo a 0,9 e praticamente non c'è più quello spike lì e la distorsione, diciamo, è migliore di tutti. Lo lascio un attimino raffreddare e poi aumenteremo il wattaggio in uscita e vedremo se la distorsione è rimasta come prima o se la distorsione è cambiato qualcosa. Ecco qua, praticamente ora aumentiamo la potenza in uscita e vediamo la distorsione se è rimasta uguale. Ovviamente io lo so già come diciamo è rimasta, e più o meno è rimasta uguale, perché effettivamente era veramente... Allora aumentiamo piano piano. Ora siamo a 10 watt, distorsione 0,2, siamo a 20 watt, sempre distorsione 0,2, e abbiamo qui a 25 watt la distorsione che cala bruscamente solo per un attimo prima del clipping a 0,03 e poi praticamente risale in clipping a 1,2. E poi potrebbe anche ovviamente aumentare. Ora siamo a 30 watt e siamo a 3% di distorsione e si vede la forma d'onda che è in qualche maniera a basso, perché se no questi transistor qui cinesi scoppiano. Io spero
diciamo che a qualcosa sia servito. Come al solito probabilmente nelle spiegazioni mi sono legato, però spero che vi sia servito, diciamo, comunque il video. Ora vi faccio vedere una cosina per il prossimo video che mi è stato chiesto in tanti. Allora spostiamo questo amplificatore qui e mettiamo sotto questo, praticamente questo qui me ne è rimasto uno, l'avevo fatti fare e eccoli qua. Questo qui praticamente l'avevo disegnato e mandato a far fare a PCBWay nel 2020. Questi qui sono i circuiti stampati del wattmetro che avete visto nell'altro video e che in tanti mi avete chiesto, diciamo, di vedere come l'ho fatto. Allora, al prossimo video io rimonto, non so in maniera totale o parziale, diciamo, i componenti su questa basetta. Vi aprirò anche il mio carico fittizio wattmetro che ho fatto e vi faccio vedere, diciamo, come le ho realizzato, così avete anche un'anteprima del prossimo video. Allora, ripeto, mi sarò legato sicuramente nello spiegarvi la distorsione, come sempre, e comunque se il video vi è piaciuto o se vi è servito a qualcosa o se vi ha chiarito qualche dubbio, mettete un mi piace, commentate e io rispondo a tutti e via. E noi ci vediamo al prossimo video che sarà quello del wattmetro. Ciao a tutti!